Salve a tutti, benvenuti a questa terza puntata del nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Oggi concludiamo il capitolo dedicato alle origini del cinema americano e ripartiremo con gli eventi che accadono a cavallo della Prima Guerra Mondiale e con la fondazione del primo grande studio di Hollywood, la Fox Film Corporation. Buon viaggio! Nel 1915 William Fox fonda la Fox Film Corporation. William Fox è un immigrato di New York di origine ungherese che 10 anni prima aveva investito il ricavato della vendita della sua piccola impresa tessile nell'acquisto del suo primo Nickelodeon. Poi nel 1915, seguendo la tendenza di tutti gli altri imprenditori del settore, estende la sua attività anche al campo della produzione. 3 anni dopo, nel 1918, trasferirà il suo quartier generale a Edendale, alla periferia di Los Angeles. William Fox è un imprenditore molto agguerrito ed è uno dei più accaniti nell'opporsi al monopolio del trust. Anzi, la causa che porterà in tribunale Edison e che si concluderà con la sentenza della Corte Suprema che dichiarerà poi illegale il monopolio sarà proprio promossa dallo stesso Fox. Ma la smania, l'ambizione di crescere non lo abbandonerà mai. Alla fine degli anni 20 tenterà di mettere le mani addirittura sulla Metro-Goldwyn-Mayer e arriverà anche ad un passo da riuscirci. Ma, come dice il proverbio, chi troppo vuole nulla stringe. Ne riparleremo. Ma non si può proseguire questa storia senza parlare di Thomas Ince, il padre del western americano. Ince inizia la sua carriera come attore di teatro, ma già nel 1910 passa al più promettente nuovo mestiere di regista e si specializza nella realizzazione di film western che ottengono un grandissimo successo. Poi nel 1912 si mette in proprio e si trasferisce anche lui nei pressi di Los Angeles, dove costruisce uno studio di produzione all'avanguardia e da questo momento in poi si segnala soprattutto come produttore. Lo stile e il metodo di lavoro di Ince costituirà la base, le origini di quello che diventerà poi lo studio system, cioè quel sistema organizzativo del lavoro che caratterizzerà tutte le case di produzione hollywoodiane fino agli anni 50. Secondo questo metodo, al centro del processo c'è il produttore. Il produttore segue il film dalla sceneggiatura fino al montaggio finale ed è lui il responsabile del fallimento e del suo successo, ovviamente. Il regista è soltanto uno dei vari impiegati che viene chiamato in causa molto spesso solo al momento delle riprese, addirittura senza avere a volte anche neppure letto la sceneggiatura. Nel 1915 lo studio di Mack Sennett si unisce a quello di Thomas Ince e di David Griffith per creare un nuovo marchio, la Triangle Film Corporation. Il suo nome ormai è dimenticato, ma è stato uno dei primi tentativi di creare un grande studio. Con la riunione di questi 3 studios già si prefigura una prima identificazione e suddivisione dei generi cinematografici. Il drammatico con i film di Griffith, l'avventura con i film western ed azione di Ince e il comico con le produzioni di Sennett. Ma i fondatori la lasceranno presto e nel 1924 verrà assorbita dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Intanto in Europa è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti tentano per alcuni anni di restare neutrali, anche se producono in grande quantità materiale bellico e altri rifornimenti per i paesi dell'intesa, cioè la Gran Bretagna e la Francia, ma progressivamente la tensione e l'ostilità verso la Germania cresce finché l'affondamento del piroscafo britannico Lusitania da parte di un sottomarino tedesco e in cui muoiono centinaia di passeggeri americani fornisce il pretesto per un intervento diretto.
Il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra. Questo evento sarà di importanza cruciale per l'affermazione politica internazionale degli Stati Uniti. L'America esce dal primo conflitto mondiale meglio di tutti gli altri, con relativamente pochi morti, con nessun danno sul territorio e soprattutto con tanti crediti verso i paesi belligeranti per tutte le merci prodotte ed esportate in quegli anni. Anche per il cinema questa sarà un'occasione d'oro per occupare uno spazio lasciato vuoto dalle cinematografie europee che invece escono dal conflitto totalmente azzerate. Soprattutto quella italiana che negli anni d'oro non era riuscita a creare un'industria cinematografica degna di questo nome. Questa posizione di prevalenza viene poi ulteriormente rafforzata anche da un'attenta politica di marketing, ma anche da un sostegno deciso del governo americano che vede nel cinema un utile strumento per affermare e per diffondere i propri ideali di libertà e di democrazia che vorrebbe incarnare. Anzi, presso il Dipartimento del Commercio viene istituita proprio un'apposita divisione dedicata al cinema, che serve a coordinare l'attività dei vari consolati che devono fornire dei report periodici sull'andamento dei film americani, qual è il film che funziona meglio, quello di meno, i gusti del pubblico, eccetera, così da permettere a Hollywood di orientare adeguatamente la produzione. Grazie a questa politica, a metà degli anni 20, per esempio in Italia, le programmazioni dei cinema italiani sono costituite per l'80-90% da film americani. E le esportazioni cominciano ad assumere un'importanza notevole anche nei bilanci degli studios. Gli utili derivanti da questo settore raggiungono il 30-40% del totale. Insomma, è così che tutto è cominciato. Durante la guerra dei brevetti, Adolf Zukor, un immigrato di origine ungherese che nel 1909 gestiva a New York una catena di Nickelodeon e come altri gestori di sale non voleva pagare royalty al monopolio, aveva deciso di produrre in proprio i film da proiettare nei suoi locali. Così, nel 1912 era nata la Famous Player Film Company, i cui film erano distribuiti dalla Paramount Picture Corporation, la più grande compagnia di distribuzione nazionale indipendente fondata da William Hodgkinson. Ma nel 1916 Zukor convince un altro fornitore della Paramount, Jesse Lasky, della Lasky Theatre Play Company, a fondere insieme le due società e costituire la Famous Player Lasky Corporation. Con le forze riunite, Zukor e Lasky danno la scalata al loro distributore e riescono ad assorbire la Paramount, ottenendo così il pieno controllo sia della produzione che della distribuzione. Ben presto, la Famous Player Lasky riuscirà a mettere sotto contratto star del calibro di Mary Pickford, Rodolfo Valentino, Gloria Swanson e diventerà uno dei più importanti studi di Hollywood. Intanto entra in scena un altro protagonista di questi anni, Hal Roach. Insieme a Mack Sennett, Hal Roach è l'altro grande produttore che ha segnato l'immaginario collettivo, identificando gli anni delle origini del cinema americano come il cinema delle comiche. Hal Roach inizia la sua attività di produttore cinematografico più o meno quando la inizia Mack Sennett, ma decolla solo nel 1916, quando incontra Harold Lloyd con il suo personaggio del tipico giovanotto medio americano che si trova invischiato nei guai più grandi di lui e che lo costringono alle più improbabili acrobazie. Poi, alla fine degli anni *20, avrà il merito di mettere in coppia Stan Laurel e Oliver Hardy, due attori alle sue dipendenze, che daranno vita ad un mito che, insieme a quello di Chaplin, sarà destinato a oscurare quello di tutti gli altri comici dell'epoca. Nel 1918, quattro fratelli ebrei di origine polacca, fino ad allora possessori di un modesto circuito di sale cinematografiche in Pennsylvania, fondano a Hollywood la Warner Bros. West Coast Studios. Gli inizi dello studio sono piuttosto modesti e la nuova azienda non si farà notare fino a metà degli anni '20, quando otterrà un certo successo con Le avventure di un cane, Rin Tin Tin.
Gli utili di questa serie, particolarmente redditizia anche perché un cane non costa certo come una star, permettono alla società di ampliare il suo circuito di sale con l'acquisizione della First National, uno dei più grandi circuiti della costa orientale, nonché importante studio di produzione e distribuzione. Nel 1919, per iniziativa di Charlie Chaplin, nasce la United Artists. Chaplin è molto consapevole dell'importanza delle star nel sistema produttivo e così si associa con Mary Pickford, Douglas Fairbanks e David Griffith, le più grandi star del periodo, per conquistare la piena autonomia creativa. La caratteristica della United Artists, però, a differenza delle altre case, non è quella di gestire direttamente la produzione, ma soltanto quella di gestire la distribuzione in esclusiva dei film prodotti dai soci fondatori. Purtroppo, fin dall'esordio, i 4 soci manovreranno in direzioni diverse e ciascuno cercherà di manipolare l'organizzazione a proprio vantaggio. Questo frenerà per qualche tempo gli sviluppi futuri della società, ma nonostante questo, la United Artists manterrà sempre nel tempo una maggiore attenzione alla qualità e alla valorizzazione delle produzioni indipendenti. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video inizieremo un nuovo capitolo che sarà dedicato ai ruggenti anni 20. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete osservazioni o commenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!